Ciao a tutti, ecco il nuovo video di Imagirò. Ora vi presento come origami il tavolo. Cominciamo innanzitutto con un foglio quadrato, a base quadrata, come sempre. Poi ci troviamo a fare molte pieghe propedeutiche, come la volta scorsa. Cosa dobbiamo fare? Portare questo lato verso il centro, facendo innanzitutto piegando il quadrato a metà, riposizionarlo come era all'inizio, poi portare il lato esterno verso il centro, in questo modo, 1 e poi 2. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa con i lati corti, ossia portarli verso il centro. Allora si piega a metà per sicurezza, poi si riprende, si piega portando il lato corto verso il centro, così. Adesso riposizioniamo come era all'inizio e creiamo le diagonali del quadrato precedente, in questo modo, 1, così, e 2, in quest'altro modo, così. Sempre pieghe propedeutiche. E come ultime dobbiamo tirare gli smussi al rettangolo, di questo rettangolo, facendo le pieghe a triangolo, così e così. Ecco, riportiamo tutto come era all'inizio, in questa fase, e poi dobbiamo creare dei trapezi, in questo modo, praticamente portando l'angolo interno all'esatto opposto, all'esterno, anche dall'altra parte, e poi sfruttare le pieghe propedeutiche per creare questo tipo di trapezio. Stessa cosa fare dall'altra parte, in questo modo, e così. Trapezio che alla fine diventa un rombo. Da questo rombo adesso noi dobbiamo creare una specie di girandola, piegando le linguette alla parte opposta, ma solo due, una e due. Benissimo. Da adesso dobbiamo portare la linguetta a trasformarsi in un quadrato. Allora la portiamo in alto e dall'alto la bombiamo all'esterno in questo modo e portiamo il vertice verso il centro, così. E così abbiamo il nostro quadrato, come vedete qui. La alziamo, la bombiamo all'esterno e poi portiamo l'angolo verso il centro, in questo modo, tutte e 4 le volte. 1, 2, 3, da qui, ecco, 3 e 4, non importa in che ordine. Ecco qui. Adesso dobbiamo fare un'azione simile all'origami precedente, ossia creare una gamba alla volta. In che senso? Dobbiamo innanzitutto fare delle pieghe propedeutiche come l'origami della gru, piegando a triangolo, rettangolo, i quadrati, portando il vertice esterno verso il centro, in questo modo, 1 e 2, e poi portare il vertice esterno verso il centro, in questo modo, come vedete qui. Ecco. Poi riportare tutto all'inizio, creare il rombo portando il vertice interno verso l'esterno e facendo leva sulla piega che si è creata piegando il vertice esterno del quadrato verso il centro.
in questo modo, e così si crea questa forma. Da questa forma poi dobbiamo portare i lati del rombo che si vedono all'esterno verso l'interno della diagonale maggiore, in questo modo, così e così. E così vi trovate la prima gamba. Adesso ripetere l'azione per le successive 3, ossia triangoli e rettangoli 1 e 2. Portare l'angolo esterno verso il centro, poi riposizionare l'angolo dal centro all'esterno in questo modo, e poi portare gli angoli, cioè i lati esterni, al centro dove c'è la diagonale maggiore del rombo che si è venuto a creare precedentemente, così. E ripetiamo: 1, 2, 3, e così abbiamo un rettangolo propedeutico. Si riporta all'inizio, lo si rifà trasformando il triangolo, cioè il quadrato, scusate, in un rombo. Da qui poi portiamo i lati esterni verso il centro del rombo, in questo modo. Ecco l'ultimo, siamo vicini verso la fine, ecco qui a voi. Ecco, ora che avremo questa forma, cosa dobbiamo fare? Prendere queste guglie, questi elementi cuneiformi, e piegarli a metà, che però restino in alto, come vedete qui, perché saranno le future gambe dell'origami, del tavolo. Così lo si rifà per tutte e 4 le gambe, per tutti e 4 gli elementi, e poi avremo pronto il nostro origami. Ecco voi. E questa è la fine del tutorial. Al prossimo. Buon origami a tutti.